che era stata comprata a circa 25-30 milioni. La prima azienda, quando l'ho venduta, la scelta era o venderla o tirare su capitale. Invece di generare qualche milione di capitale, essere venduta a qualche decina di milioni, può generare potenzialmente miliardi e la quota in borsa. Lui è Loris De Giovanni, vive in California e la sua azienda è stata valutata a più di 2,5 miliardi di dollari. Loris è partito dal Politecnico di Torino, dove ha inventato un software open source che lo ha fatto chiamare in California, dove ha fondato la sua prima azienda che ha poi venduto per decine di milioni. Poi dopo qualche anno ha aperto la sua attuale azienda Sysdig, che fattura centinaia di milioni e oggi è leader nel settore del cloud security. La storia di Loris è pazzesca, per cui l'ho raggiunto nei suoi uffici a San Francisco per farmi raccontare tutto dal principio. Da piccolissimo ho avuto la passione per i computer, per l'informatica, quindi insistevo con i miei genitori dicendogli che avrei voluto fare il programmatore di computer da grandi. Il mio primo computer è stato il Commodore 64 e arriva dopo il Commodore VIC-20. Quindi ho fatto prima il Commodore 64, mi sono fatto comprare per Natale dai miei genitori alle elementari e poi mi ricordo nel 1990, l'anno dei mondiali in Italia, ho lavorato come barista per un'estate, avevo 15 anni, ho risparmiato i soldi e con quello mi sono comprato il Commodore Amiga, che era un computer già più grosso. Mi sono fatto veramente le ossa perché potevi programmare veramente, avevi dei linguaggi di programmazione. E tu andavi alle elementari addirittura? Sì, il Commodore 64 l'ho preso alle elementari. Essendo nato e cresciuto in un paesino di montagna in provincia di Cuneo, un paese chiamato Vinadio, di poche centinaia di abitanti, come puoi immaginare ero l'unico col computer. Mi ricordo commenti da parte dei miei genitori tipo: ma esattamente cosa fa un programmatore per computer? Mi sembra che si viva una vita noiosissima e ultra ripetitiva. Questa passione ti ha portato per esempio al liceo scientifico? Liceo scientifico, sì. Eri studioso? Ero studioso, ma ero molto più affascinato dal software e dai computer che dallo studio vero e proprio. Se potevo mi divertivo davanti al computer. Come hai imparato a programmare? C'era la guida, no? C'era qualche cartacea? Assolutamente tutto cartaceo, stiamo parlando di pre-internet, quindi le guide che arrivavano assieme ai computer, che avevano delle piccole guide di programmazione. Mi ricordo che mandavo mio padre in libreria a Cuneo quando andava a comprare dei libri, per lui dicevo: se trovi qualcosa riguardante i computer compramelo. Ogni tanto arrivava con qualcosa di utile, ogni tanto con qualcosa di completamente inutile, però mi ricordo che è arrivato un libro sul BASIC che mi sono letto e imparato praticamente su carta, e poi man mano cose più sofisticate, tipo la programmazione in assembly. A quei tempi si programmava abbastanza in basso livello. Cosa ti piaceva fare? Ai tempi videogiochi e grafica, quindi demo interattive, programmazione grafica e videogiochi. La passione di Loris per i computer nasce fin dalla tenera età, un tratto comune a molti imprenditori di successo che ho intervistato. Tuttavia è solo dopo essersi iscritto al Politecnico di Torino che Loris trova precisamente la sua strada, cioè lo studio e l'analisi delle reti. Per capirci, una rete è un sistema in cui più dispositivi sono connessi. La rete tra casa, router, computer, stampante e televisione, i componenti elettronici di un'auto elettrica, vari computer in ufficio o in università, i sensori dei macchinari in una fabbrica automatizzata. Insomma, le reti sono ovunque. Mi specializzo in reti di computer e diciamo che l'esperienza al Politecnico di Torino è quella che mi ha formato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche veramente dato il là alla mia carriera. Ho fatto la tesi col gruppo Reti del Politecnico di Torino. In quel periodo il gruppo Reti stava cercando di fornire un analizzatore di reti a tutti gli studenti. La maniera migliore per imparare come funziona una rete di calcolatori è osservarla, collegarti a una rete, catturare il traffico che sta transitando, decodificarlo, mostrarlo a schermo e visualizzarlo. Questa funzionalità è fondamentale. Diciamo che qualunque cosa, a partire da capire i guasti o il funzionamento della rete, fare troubleshooting, determinare l'attività delle diverse macchine e quindi dei diversi utenti in rete. Quando tu riesci a vedere la comunicazione fra dispositivi in rete, sei capace di capire i guasti, determinare se ci sono attacchi e se ci sono attacchi capire esattamente quello che è successo. Quindi in cyber security è molto importante. Dicevo, packets never lie, i pacchetti di rete non mentono mai, quindi se qualcosa succede, se c'è un hacker che sta cercando di attaccarti, se c'è un problema di prestazioni, qualunque cosa, se tu riesci a vedere quello che sta succedendo sulla rete, qualche pacchetto che ti permette di capire cosa succede lo trovi. Infatti poi con i pacchetti di rete ci sono 1000 industrie da miliardi di dollari che sono state basate sui pacchetti di rete. La sicurezza informatica, gli antivirus, i firewall, tutti questi sono basati pesantemente sull'andare a capire cosa transita sulla rete, decodificarlo e prendere contromisure in base a questo. Il problema è che ai tempi gli analizzatori di rete erano dei bestioni hardware che costavano come minimo decine di migliaia di dollari, quindi assolutamente non ci sarebbe stato il budget per fare una cosa del genere. Quindi l'idea era stata: facciamo un analizzatore di rete gratuito, open source, lo sviluppiamo noi al Politecnico di Torino. Loris vai, cerca di capire soprattutto
soprattutto come si può prendere un computer normale con una scheda di rete normale o una scheda wireless o una scheda di rete normale e trasformarlo in un analizzatore di rete, quindi prendere questi dati a basso livello che transitano sulla rete, molti dei quali sono nascosti all'utente finale che vede solo la pagina web che carica magari, no? O l'applicazione se è un telefono, eccetera eccetera, però c'è tutti questi dati che vanno avanti e indietro. Come si fa a far questo? Ho sviluppato un software che ho chiamato WinPickup Packet Capture for Windows. Stiamo parlando dei primissimi anni dell'open source. Open source è praticamente una metodologia di sviluppo e di rilascio del software per cui tu non solo rilasci il software gratuitamente, ma fornisci anche a chiunque il codice base, le istruzioni del software, in modo che chiunque possa non solo utilizzare il tuo software, ma anche capirlo, impararlo, modificarlo, farne nuove versioni, migliorarlo, eccetera eccetera. E siccome eravamo un'università, l'abbiamo fatto come studenti e come gruppo di ricerca, abbiamo deciso di rilasciarlo come open source. Adesso ci sono grosse industrie basate intorno all'open source, ma ai tempi era una cosa abbastanza radicale e innovativa, soprattutto in un campo come l'analisi di rete, dove i prodotti erano tutti commerciali e tutti costosissimi. Quindi Loris trova il modo di evitare di comprare i grossi e costosi analizzatori di rete e crea un programma open source che riesce a trasformare le normalissime schede dei computer della sua università in dei veri e propri analizzatori di rete, così da non dover buttare un sacco di soldi. C'è modo di riprogrammare l'hardware e il software anche che gira sulla macchina attuale per poter trasformare una normalissima macchina, un normalissimo PC, in un analizzatore di rete che altrimenti devi andare a comprare per più 50 che $10.000. Questo ha da un lato generato parecchio successo e parecchia visibilità al nostro progetto, perché per la prima volta uno poteva effettivamente osservare il traffico di rete con un software completamente gratuito e codice sorgente disponibile. Eravate i primi in Italia o i primi al mondo? Primi al mondo. Abbiamo fatto questo software che girava su qualunque piattaforma Windows, proprio perché avevamo bisogno di farlo girare nel nostro laboratorio dove c'erano macchine relativamente poco costose e che facevano girare Windows. Ed era il 2000? Che anno era? 99-2000. Questo da un lato ha reso questo software molto popolare, quindi mi ricordo che dopo aver guardato le statistiche di rete della nostra università, io ho lavorato per circa 6-9 mesi e questa è stata la mia tesi di laurea. Ho rilasciato immediatamente questo software sul sito del Politecnico di Torino e ho sviluppato e mantenuto questo software. Quando mi sono laureato, diciamo quando sono andato a discutere la mia laurea, questo sito web dove si poteva scaricare questo software, che praticamente girava su un computer sotto la mia scrivania nel mio laboratorio in dipartimento, generava più banda del resto del Politecnico combinato, tutto insieme. Dovrebbe dovuto investire in server solo per quella roba là, praticamente. Esatto, perché comunque mi sembra di ricordarmi che ci fossero stati tipo oltre 100.000 download in quei 6 mesi. Questo perché oltre a risolvere il nostro problema, questo ha risolto un problema che ha praticamente radicalmente cambiato un'industria intera. La prospettiva è completamente cambiata. Prima, per poter analizzare una rete di computer bisognava essere una di quelle poche persone fortunate, probabilmente poche migliaia al mondo, che avevano budget per comprare un tool estremamente costoso. Quando questo tool diventa gratuito e installabile su qualunque macchina di chiunque, anche l'approccio dell'industria cambia, perché a questo punto chiunque può fare questa cosa e chiunque può magari generare i dati di un'analisi di rete e scambiarli con qualcun altro, perché questo qualcun altro può installare lo stesso software gratuitamente. E quindi ha creato poi una serie di dinamiche che ha fatto sì che alla fine del dottorato praticamente ci fosse l'opportunità di fondare la mia prima azienda, che ho fondato qui in California. Questo primo successo di Loris è l'inizio di tutto. Sebbene non abbia fatto €1 dal progetto, è riuscito a farsi un nome nella comunità, diffondendo rapidamente il suo software open source e aprendosi così la strada per tutte le opportunità che avrà nel futuro. Partiamo dal fatto che personalmente ho sempre avuto un po' il prurito di fare l'imprenditore, di fare qualcosa di mio. Io arrivavo comunque da un piccolo paese di montagna in Piemonte. Siamo un po', diciamo, conservatori dal punto di vista della filosofia di vita. Siamo più da posto fisso. Onestamente, finché io sono stato in Italia, per me il giovane imprenditore era il figlio del vecchio imprenditore. Io, diciamo, la mia prima azienda l'ho fondata pochissimi mesi dopo essere arrivato in California, perché immediatamente metti piede qui da solo, vieni immediatamente esposto a una mentalità, a un ecosistema, a una prospettiva, a un modo di vedere le cose che mi ha aperto gli orizzonti istantaneamente. Probabilmente se non avessi fatto il passo di venire in California, che ho fatto come studente di dottorato, quindi come visitor student a una delle università in California, io probabilmente avrei fatto carriera universitaria in Italia, avrei continuato a fare il dottorando e poi il ricercatore e poi il professore in Italia, non lo so. Un altro elemento è che io la mia prima azienda l'ho fondata col professore che mi ha invitato qui negli Stati Uniti. Ora, niente da criticare nei confronti dell'Accademia Italiana, che mi ha formato in maniera fenomenale e io continuo a assumere talenti in Italia, però comunque anche la prospettiva degli accademici italiani è molto diversa, è molto più orientata allo scrivere articoli, a fare carriera eccetera eccetera, piuttosto che andare
andare a fare una startup con un signor nessuno che arriva dall'Italia ed è un tuo studente di dottorato che è arrivato 2 mesi prima. L'aspetto del business per anni è stato quasi schifato dall'accademia, direi. Già il Politecnico era moderno da questo punto di vista, con un incubatore. Se devo pensare all'accademia in Italia durante gli anni in cui c'era un po' di rigetto verso il business, il lato commerciale, il lato industriale delle cose. Dopo la laurea, Loris procede con il dottorato. Non è ancora interessato a fare impresa e preferisce un'esperienza che gli dia la possibilità di viaggiare. Durante quella fase della mia vita e della mia carriera, il mio interesse era fare più esperienza possibile. Tra l'altro, quando mi hanno chiamato dall'America, io ero in Nuova Zelanda per lavoro, perché c'era un'azienda che faceva schede di cattura di pacchetti di rete in Nuova Zelanda, che ha trovato il mio lavoro. L'invito a arrivare negli Stati Uniti l'ho ricevuto mentre ero in Nuova Zelanda. Ed è così che Loris viene chiamato come visiting PhD alla University of California a Davis. Lo chiama un professore interessato al suo progetto e Loris accetta senza sapere che da lì a 3 mesi avrebbero fondato insieme un'azienda. In una cittadina universitaria in cui vivo ancora, mi sono sposato, ho avuto dei figli, quindi la mia famiglia. L'ufficio è a San Francisco. Il professore si chiama John Bruno, italo-americano, seconda o terza generazione. John ha trovato il software che veniva ancora scaricato dal server sotto la scrivania nel dipartimento di informatica al Politecnico di Torino, e John stava partecipando a un progetto legato a un nuovo aereo in fase di progettazione da parte della Boeing, il 787, aereo che adesso vola, è utilizzabile. Ai tempi, stiamo parlando del 2003-2004, era nelle fasi iniziali di progettazione. Boeing 747 o l'Airbus 380, questi aerei di ultima generazione, fra le diverse innovazioni che hanno portato c'è stata quella di utilizzare dei sistemi di interconnessione avionici molto più simili e ispirati a quelli delle reti locali che abbiamo noi a casa o che ci sono fra i computer aziendali. Quindi invece di utilizzare tecnologie specifiche per collegare i dispositivi dell'aereo, utilizzavano tecniche di rete come Ethernet. L'aereo è come un ecosistema hardware parecchio complesso, con centinaia se non migliaia di dispositivi, che in precedenza c'era un filo diretto che collegava ogni dispositivo che volesse parlare. Questi aerei moderni hanno un livello di complessità dove si fa come in una rete, quindi c'è il router come in casa, no? Non è che si collegano tutti i dispositivi direttamente. Si compra un router, lo si collega a internet, questo router fornisce la connettività a tutti i dispositivi e fa parlare tutti i dispositivi fra di loro. Quindi il singolo aereo ha una rete all'interno dell'aereo. Esatto, che è AFDX, AFDX, Avionics Full Duplex Switched Ethernet. È un parolone che però vuol dire assomiglia molto a casa tua, tutto in cavo, è tipo il 787 in fibra ottica, perché è meno suscettibile a interferenze. Di conseguenza, per capire i guasti, per risolvere i problemi, serviva cosa? Un analizzatore di rete. Questo professore ha visto che in Italia c'era qualcuno che aveva fatto un software completamente gratuito per fare questa cosa e ha deciso che c'era un'opportunità per prendere questo software, modificarlo in modo che potesse essere applicato a questo nuovo mondo di reti degli aerei. E quindi ha mandato un'email. Mi è arrivata questa email dalla California dicendo: sono un professore della University of California, vorrei invitare qualcuno a fare ricerca con me in questo settore. Ed è così che io ho fatto armi e bagagli e sono partito in California con un visto di 6 mesi per fare ricerca con questo professore. Ovviamente dopo 3 mesi io e il professore stavamo andando una volta a settimana su a Seattle alla sede della Boeing per sviluppare, diciamo, un software commerciale che potesse essere utilizzato dalla Boeing. Insomma, il professore ha capito che con l'aiuto di Loris poteva svoltare e dopo 2 mesi di ricerca hanno fondato insieme Case, l'azienda che avrebbe poi sviluppato l'analizzatore di rete del Boeing 787. E così è iniziata la mia carriera, diciamo, di imprenditore. E siete andati insieme dal notaio, come funziona? Quando penso al notaio in Italia penso a una persona molto per bene, molto benestante, con un ufficio in cui tu vai e fai una pratica molto costosa e molto impegnativa. Qui il notaio è il FedEx, che nel loro ufficio in cui la gente porta i pacchi da spedire, la stessa persona dietro il bancone: ok, ho questo da notarizzare, pum, notarizzato, vai pure. L'altra maniera sono i notai mobili, quindi è ancora più semplice. Tu su internet vai su uno di questi siti dei notai, metti il tuo indirizzo, dopo 1 ora o 2 arriva un notaio che ti suona il campanello, ti viene in casa, tu gli dai il documento notarizzato. E quanto costa? E notarizzato. Non lo so, mi ricordo che incorporare l'azienda, costo del notaio, costo di incorporazione nel Delaware, costo avvocato e tutto il resto, abbiamo speso un totale di $800. In mezza giornata avevamo fatto tutto. Mi dicono che in Italia sia molto più complesso e costoso di questo tipo. Il professore era tuo socio? C'era anche però immagino un rapporto di gerarchia differente, oppure eravate alla 50-50, assolutamente, sia 50 dal punto sia dal punto di vista delle quote dell'azienda. Vabbè, lui faceva il CEO, si occupava della parte business e io ero il CTO e mi occupavo della parte
parte tecnica. L'esperienza che ho avuto io in Italia, soprattutto dal punto di vista accademico, è si fonda un'azienda, questo vuol dire che il professore continua a insegnare e magari ci mette il nome, ti dà una mano e tutto il resto e magari ti permette di utilizzare la tecnologia, ma tu fai tutto, no? Qui no, 50-50, John ha lasciato l'università, prima temporaneamente e poi quando la cosa abbiamo visto che funzionava in maniera permanente. Abbiamo fatto i soci, cioè eravamo in ufficio 10 ore al giorno, 6 o 7 giorni a settimana, sia io che lui, senza assolutamente nessun tipo di distinzione né economica né gerarchica. E così nasce ufficialmente Case Technologies. Quando questa azienda poi è stata acquisita 5 anni dopo, il fondatore dell'azienda che ci ha acquisiti, che tra l'altro è diventato mio buon amico, mi ricordo che aveva definito Case Technologies unorthodox, non ortodossa, fuori dai canoni completamente della Silicon Valley, perché eravamo due accademici senza assolutamente alcun tipo di esperienza di business. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo affittato un ufficio e abbiamo iniziato a sviluppare roba, a sviluppare software. Inizialmente ovviamente avevamo bisogno di pagarci gli stipendi e sperabilmente assumere qualcuno, quindi abbiamo fatto consulenza. Questo lavoro per la Boeing l'abbiamo fatto per il primo anno o due essenzialmente come consulenti, ci siamo appoggiati a un'azienda di Santa Barbara, questi vendevano i prodotti alla Boeing, noi gli facevamo i prodotti e fatturavamo. Questo ci ha permesso di tirare su una certa quantità di capitale che ci ha permesso di vivere noi a livello di stipendio nostro personale e anche di assumere gente e di iniziare a lavorare sui prodotti nostri. Per chi deve bootstrappare perché non ha i soldi dei VC e degli investitori, generare liquidità attraverso la consulenza o il lavoro di agenzia è un'ottima strategia per fare cassa e finanziare lo sviluppo del vero business, cioè il prodotto. È un tema che ricorre in molte interviste che ho fatto. Inoltre Loris, forte nella sua esperienza precedente, ha basato di nuovo tutto su un progetto open source, Wireshark, che in poco tempo ha avuto un successo gigantesco. Questo analizzatore di rete era diventato lo standard di quell'industria. Mercato. Questo ha soppiantato, ha schiantato tutte le aziende che vendevano analizzatori di rete ed è diventato quello che tutti utilizzavano e tutti utilizzano ancora per fare qualunque cosa che abbia a che fare con la visibilità di rete. Questo Wireshark è stato fatto mettendo assieme praticamente la mia roba fatta al Poly, che si chiamava WinPickup, con un analizzatore di rete chiamato Ethereal, fatto da un signore che si chiama Gerald Combs, che viveva a Kansas City. La mia parte era quella che ti permette di trasformare un PC in un sistema che può prendere il traffico di rete. La sua parte era quella che, presi questi dati, li visualizza a schermo, li decodifica, eccetera, eccetera. Mettendoli insieme, praticamente abbiamo creato questo tool Wireshark che è, diciamo, stata la colonna portante iniziale della nostra azienda. Quindi noi abbiamo continuato a rilasciare e mantenere Wireshark come software open source e al contempo abbiamo iniziato a fare prodotti commerciali alla periferia di questo ecosistema, perché Wireshark ha iniziato ad avere milioni di utenti, molte centinaia di migliaia di download al mese e probabilmente una roba tipo fra i 5 e i 10 milioni di utenti. In un ecosistema del genere noi praticamente siamo andati a cercare le nicchie in cui tu puoi andare a monetizzare questa comunità, sapendo che c'è una comunità di gente che viene sul tuo sito, e abbiamo iniziato a fare prodotti da prima più, diciamo, personali, tipo delle chiavette di rete che potevi utilizzare per analizzare le reti wireless, perché Wireshark andava molto bene per reti con cavo ma non supportava il wireless, quindi abbiamo fatto un prodotto AirPickup per analizzare reti wireless, poi orientandoci anche più verso il mondo enterprise, perché le aziende hanno queste grosse reti, hanno la necessità di osservarle, di farne troubleshooting, di catturare queste informazioni per sicurezza e compliance. Quindi gradualmente ci siamo spostati da consulenza a vendere prodotti, diciamo, più per gli utenti finali, a vendere prodotti per l'enterprise. Il grosso del guadagno è l'enterprise in questi Di casi. solito in questi settori tecnici l'enterprise è dove fai la maggior parte dei soldi. Specialmente per l'open source, perché l'utente finale dell'open source ormai ha quasi tutto gratis. L'enterprise deve comunque avere qualcuno da cui comprare delle licenze, qualcuno con cui andare a parlare se c'è un problema nel prodotto, ma ci sono anche poi feature e funzionalità, quindi di solito nel modello di business dell'open source quello che tu fai è andare a sviluppare funzionalità che tipicamente sono enterprise, quindi il management, le patch di sicurezza, l'assistenza prodotto, focalizzandoti in particolare su quelle che sono necessità di grosse organizzazioni che utilizzano il tuo software. Soprattutto in quell'ambito lì, sulle reti c'è proprio un discorso anche di scalabilità, no? Quindi un prodotto che va benissimo girando su un computer singolo per farti vedere quello che
stai facendo tu è diverso da un prodotto che invece deve essere collegato a una banca con 10.000 dipendenti e che ha un centro di elaborazione dove c'è la stessa necessità di catturare i pacchetti, ma deve essere fatta una scala enorme, no? Noi abbiamo iniziato a orientarci su questi approcci proprio andando a vendere questa roba più all'enterprise. La strategia di open source spiegata da Loris è chiara. Prima ti serve una vera innovazione. Questa è la parte più difficile che stiamo dando per scontato. Nel caso di Loris, per esempio, è stato riuscire a sostituire quegli analizzatori grossi e costosi. Una vera innovazione. Solo dopo l'open source è la maniera più veloce per diffondere il tuo progetto e farti un nome nella comunità. Anche se dai gratis la tua invenzione, è uno strumento di marketing. Raccogli tantissimo traffico e poi trovi un modo, dopo che ti sei fatto un nome, per monetizzare. E per monetizzare il B2B diventa il target più ovvio, perché mentre il privato può utilizzare tutti i tool open source che gli fornisce gratis, le aziende sono comunque più esigenti, vogliono assistenza, personalizzazioni e su scala funzionano diversamente. Poi ovviamente se non vuoi perdere il tuo cuore open source, non devi mai smettere di rilasciare anche le features gratis per la comunità. C'è sempre la tensione, no? Quando fai open source. Ogni funzionalità che tu rilasci nel tuo prodotto devi sempre pensare ok, questa la rilascio alla comunità intera o la rilascio solo al mio parco di clienti commerciali. D'altro canto l'open source è una leva fondamentale soprattutto per bootstrappare un business. Se tu crei un prodotto nuovo, una tecnologia nuova che magari vuol competere, è difficile trovare le leve giuste per catturare una fetta di mercato consistente. L'open source ti dà due cose: una ti dà brand immediatamente, fa sì che tu poi venga conosciuto, no? Senza dover investire milioni, in alcuni casi decine o centinaia di milioni in marketing. E l'altra cosa che ti dà l'open source è lead generation, perché tutti quelli che utilizzano il tuo prodotto gratuitamente e lo installano diventano poi un target perché tu possa vendergli poi dei prodotti commerciali. Quindi è vero che da un lato ti erode la possibilità di monetizzazione, ma dall'altro espande il tuo total addressable market in maniera che potenzialmente tu puoi monetizzare di più. Come avete visto, nel caso di Loris, ma anche nel caso di tanti altri imprenditori, il primo passo è farsi notare con un progetto. Inoltre, se anche voi come lui volete iniziare il vostro business, avrete sicuramente bisogno di un sito. E se anche voi volete iniziare a testare i vari MVP, meglio non perdere tempo e risorse a fare il sito, quando potreste spenderle per fare il business. Ed è per questo che ci viene in aiuto uno strumento fantastico, cioè Hostinger, un servizio di hosting e web building per fare il proprio sito in maniera facile e veloce. Basta andare su hostinger.com/Marcello Ascani, scegliere il piano che fa più per te. Tutti quanti i piani includono un dominio gratuito, le email gratuite basate sul dominio, almeno 100 siti web da realizzare e integrazioni con servizi come per esempio WooCommerce se volete fare il vostro e-commerce. Poi se volete uno sconto al checkout usate il codice Marcello Ascani. Potete scegliere tra vari template o far fare tutto all'intelligenza artificiale. Una volta che è pronta la base del sito potete personalizzare ogni sezione in maniera intuitiva senza dover saper per forza programmare. Bene, quindi se volete fare un sito o avete un'idea di business andate in descrizione e cliccate sul link. Poi non è solo che ti conoscono, ma è una community, spesso ti amano. Esatto. Il Politecnico ti ha mai detto niente in questo processo? È del tipo, in quanto Politecnico abbiamo anche noi diritto di questo progetto? Questa è una delle cose dell'open source. Ovviamente io ho continuato a rimanere in contatto e ancora adesso sono in contatto col Politecnico di Torino. Anzi, assumi dal Politecnico assumo a piene mani. costantemente ancora oggi persone dal Politecnico di Torino, però la licenza di questo software che io avevo sviluppato praticamente dice il codice sorgente di tutti, chiunque può prenderlo, modificarlo a piacere e rilasciare qualunque tipo di prodotto al di sopra di questo. Quindi esattamente come tu potevi farlo, tutti potevano farlo. Chiunque al mondo avrebbe potuto fare questa cosa. È arrivato qualcun altro a provare a farci un business o sei stato l'unico? Allora, quello che è successo è che l'altra metà di questo Wireshark, quindi Ethereal, la parte di visualizzazione, la parte di UX, Gerald l'ha sviluppata mentre lavorava per un internet service provider a Kansas City. Questa azienda, questo internet service provider, deteneva sia il dominio web ethereal.com che il trademark sul logo e sul nome Ethereal. Quindi quando è stato il momento di fondare l'azienda e Gerald si è unito a noi, abbiamo tentato di rilevare questi asset da questa azienda per poterli incorporare noi e per poter continuare essenzialmente a chiamarlo Ethereal. Il titolare di questa azienda ci ha chiesto una certa quantità di soldi, che non era neanche moltissimo, era probabilmente qualche centinaia di migliaia di dollari, niente che avremmo potuto semplicemente andare da qualunque venture capital e dirgli tiriamo su un po' di capitale semplicemente per comprare questi asset. Ma io ero veramente uno studente universitario, assolutamente naive in queste e assolutamente senza brand in Silicon Valley. Quindi quello che abbiamo fatto è abbiamo preso questo software, l'abbiamo forcato. Forking in open source significa prendi il codice sorgente, ne fai una copia, la metti su un sito web, gli dai un nome diverso e praticamente c'è l'asset nella comunità e la persona, cioè sono gli sviluppatori, no? Quindi questa azienda si è trovata sì con un nome, un sito web, un dominio eccetera eccetera, ma hanno perso istantaneamente di valore perché noi siamo andati dalla comunità che conosceva noi e gli abbiamo detto guardate dobbiamo cambiare nome, adesso si chiama Wireshark, il
sito web è diverso, adesso dovete venire a Wireshark.org, e quasi istantaneamente nel giro di poche settimane, pochi mesi, la comunità era completamente transizionata. È come se entrambi i progetti avessero forcato per creare Wireshark praticamente. Esatto. Questo pezzo è fondamentale. L'open source è pubblico, quindi teoricamente chiunque avrebbe potuto fare un'azienda sul progetto di Loris. Ma solo Loris ci è riuscito, e come mai? Perché l'asset era lui. Non importa se cambia il progetto o il nome dell'azienda, dove va lui le cose funzionano perché è lui essersi fatto una reputazione ed è lui avere tutti i contatti e quindi la distribuzione. Detto ciò, l'open source per molti non è solo una strategia di business, ma è una vera e propria filosofia di vita. E parlando con Loris si vede. È quasi come lasciare un'eredità all'umanità che va oltre a te. Cioè Wireshark, diciamo, come le prime linee di codice, sia mie in Italia che di Gerald qui negli Stati Uniti, sono state scritte alla fine degli anni 90. Abbiamo festeggiato l'anno scorso, nel 2024, i 25 anni. Abbiamo entrambi i capelli bianchi, l'abbiamo iniziato entrambi in università. Questa è una cosa che assolutamente rimane e rimarrà anche dopo di noi. Quindi c'è un lato, diciamo, commerciale, ma c'è anche un lato affascinante del fatto che è quasi come un'opera d'arte, no? Che tu lasci in maniera pubblica. Infatti un'opera d'arte, direi che se fossi uno scultore o un pittore, sarei molto più felice se una volta che non ci sono più la mia opera d'arte va a finire in un museo in cui molte persone la possono fruire in una collezione privata. Stessa cosa un po' io ce l'ho per il software che ho fatto, no? Che software che viene utilizzato, è stato utilizzato da milioni di persone. Ancora adesso ovunque vado in ambito tecnico, sei quello che ha fatto Wireshark. Il mio figlio più grande che ha 14 anni e inizia le superiori e farà un corso di reti e utilizzerà Wireshark. È qualcosa che lascia ai tuoi figli, no? Lascia alle prossime generazioni. E questo è uno dei valori immensi dell'open source che mi ha sempre affascinato molto e mi ha sempre gratificato molto. Poi la gratificazione avviene anche quando vendi la tua azienda per decine di milioni di dollari. Per cui vediamo come ha fatto Loris a vendere case a Riverbed. Voi siete partiti in due, siete arrivati a diventare più o meno 30 persone, di Sì. cui la metà italiani. Direi più della metà. La stragrande maggioranza del Poli. Siamo riusciti a assumere e portare qui negli Stati Uniti molti studenti che proprio arrivavano da quel gruppo di ricerca. E a un certo punto è arrivata un'azienda e vi ha comprati. Come ha funzionato questo passaggio? Durante la vita di Case abbiamo comunque avuto quasi costantemente richieste di dialogo dal punto di vista di acquisizione, perché comunque avevamo un asset molto visibile nel settore delle reti di computer e un brand molto forte, e al contempo eravamo ancora un'azienda piccola, in grossa crescita, quindi un target interessante dal punto di vista dell'acquisizione. Una di queste discussioni a un certo punto è stata con un'azienda di San Francisco. L'azienda si chiama Riverbed ed era un'azienda che faceva dispositivi per l'ottimizzazione del traffico di rete e volevano espandersi il loro business nel settore della visibilità e del troubleshooting delle reti. Il fondatore di questa azienda era una persona che prima di fondare l'azienda era professore all'Università di Berkeley e quindi ha anche fatto ricerca proprio nel settore mio, inclusi alcuni lavori di ricerca fondamentali che mi hanno ispirato molto quando ho fatto la tesi all'università. Parlavate la stessa lingua? Esatto. E in più era magari anche un mentore in un certo senso. Esatto, quindi questo ha immediatamente portato a un colloquio, a un legame molto positivo con loro, e questo è il risultato nel 2010 dell'acquisizione di Case da parte di Riverbed. Sono pubblici i dettagli sull'acquisizione? Non erano stati resi pubblici, però Case era stata comprata a circa 25-30 milioni. Un'acquisizione che per i canoni, per gli standard della Silicon Valley è minuscola. Non avevamo alcun tipo di investimento da parte di venture capital, quindi la cap table non era assolutamente diluita, quindi il team si è diviso questa cifra che quindi non è trascurabile. Avete fatto probabilmente più soldi voi che quelli che fanno l'exit da 1 miliardo. Esatto, ma... però hanno il 3% dell'azienda perché hanno tirato su magari decine o centinaia di milioni di capitali, quindi un'altra cosa da tenere in considerazione. A quel punto, praticamente 3 anni dopo, diciamo, dai vita a Sysdig, giusto? Esatto. Cosa fai in quei 3 anni di pausa? Io in quei 3 anni lavoro per Riverbed, quindi Certo, perché ti hanno acquisito. Ho transitato il mio team a Riverbed e quindi è importante per me che ci sia una transizione che sia positiva e funzioni bene per tutti. Avevi dei bonus legati alle tue performance là? Okay. Beh, performance anche semplicemente temporali. Devi investire. Esatto. Stock. Dopodiché hai capito comunque che non volevi continuare a fare il dipendente, suppongo. La fase, quei 2 o 3 anni a Riverbed sono stati gli unici anni della mia vita dove ho lavorato per qualcuno invece di lavorare per un'azienda fondata da me. Una delle cose che ho imparato è che non sono portato. In un'azienda grossa non avevo quella sensazione che veramente le sorti di questa organizzazione cambieranno grazie a me. L'exit di Case Technologies è stata soddisfacente, anche perché Loris non
non era diluito nella proprietà. Poi dopo la vendita a Riverbed rimane nell'azienda per un paio d'anni e poi, come scrive su LinkedIn, si prende un periodo sabbatico per dedicarsi allo sci. E poi nel 2013 fonda la sua nuova azienda, Sysdig. Sysdig dal punto di vista tecnico nasce un po' come un'evoluzione di quello che abbiamo fatto prima. Quindi da un lato c'era l'estrema conoscenza di un settore, quello delle reti e dell'analisi di rete e dei diversi ambiti in cui questo settore tecnologico viene applicato. Dall'altro c'era una transizione tecnica dai data center, i centri di elaborazione dati, che tradizionalmente le grosse aziende, banche, assicurazioni, ospedali, eccetera, eccetera, avevano al cloud. Transizione al cloud vuol dire che queste aziende, invece di avere i loro centri di elaborazione, li smantellavano e trasferivano le loro applicazioni, le loro risorse computazionali ai data center di un cloud provider. I cloud provider grossi sono Amazon, Microsoft, Google, e poi ci sono tier 2 che sono IBM, Oracle, Alibaba, eccetera. Questa transizione anche dal punto di vista tecnologico crea molti problemi e molte opportunità. Molti problemi perché molte delle cose che venivano fatte utilizzando la rete, cyber security, troubleshooting, monitoring, visibilità, eccetera, eccetera, non c'è più la rete perché tu non hai più il tuo data center con i tuoi fili, i tuoi router, i tuoi collegamenti, eccetera, eccetera. Tu vai da Amazon e gli dici mi servono 10 server e lui ti dice ok, 10 server fanno $1.000 al mese, questa è la login e password che puoi utilizzare per collegarti a questi server. Grosso modo funziona così, no? Non c'è rete, non c'è niente. Amazon ha i router, Amazon ha i fili e tutto il resto. Quindi un ecosistema di funzionalità che era basato sulla rete, incluso quello che facevamo noi prima, nonostante a Riverbed sia cresciuto benissimo, perché la mia business unit in Riverbed ci hanno acquisiti che fatturavamo 5-10 milioni all'anno. Quando ho lasciato 2 o 3 anni dopo eravamo vicini a 100 milioni all'anno di fatturato per quella serie di prodotti. Perché li abbiamo messi in mano a una forza vendite che era 2 ordini di grandezza più grosse della nostra, no? Quindi da un lato c'era l'esperienza che ho avuto, no? Nel scalare questa roba anche dal punto di vista business, però dall'altro c'era l'idea chiara che il mondo stava cambiando, si stava passando dai data center al cloud, tante delle cose che avevamo fatto non aveva più significato, quindi Sysdig è partita con l'idea ok, se devo fornire lo stesso tipo di funzionalità che fornivo prima, quindi quel tipo di visibilità che prima fornivo coi pacchetti, che ti permette di vedere se c'è un attacco, che ti permette di vedere se qualcuno ti sta rubando i dati, che ti permette di vedere se c'è un malware, cose di questo tipo, e prima si faceva utilizzando la rete e analizzando quello che transitava sulla rete, vedere se c'era una connessione dalla Cina con un payload malevolo, cose di questo tipo. Adesso come la fai? E mi sono seduto col mio team iniziando a ragionare, ok, se non puoi più andare a vedere sul filo di rete cosa passa, come fai questa cosa? E da lì è partita la tecnologia, la base di Sysdig, 10 anni fa praticamente, la tecnologia che ancora adesso, diciamo, è il nostro differenziante nell'ambito del cloud security. Quindi se Case si occupava di analisi del traffico di rete, con l'avvento del cloud molte aziende hanno esternalizzato i propri server, affidandosi a servizi come AWS, Google Cloud, Azure e simili, riducendo così la necessità di strumenti tradizionali di network analysis. Sysdig ha intercettato questo trend, mantenendo l'analisi come elemento centrale, ma spostando il focus sulla sicurezza e il monitoraggio del cloud, garantendo la rilevazione immediata di attacchi o di problemi nei sistemi. Praticamente ci siamo spostati dal router all'endpoint, quindi se non puoi più andare a intercettare il traffico di rete ti sposti sull'endpoint, sul server, no? E in realtà gli endpoint nel cloud non ci sono solo i server, ma ci sono cose chiamate container, ci sono cose chiamate macchine virtuali. Siccome non puoi più stare a livello di rete, devi andare a mettere qualcosa in ognuno di queste entità computazionali che insieme praticamente fanno girare l'applicazione, e ce ne possono essere in alcuni casi migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia. Quindi a livello architetturale la cosa si distribuisce un po'. Questo ti crea un po' di grattacapi perché è un po' come mettere tante telecamere, no? Invece di poter avere una telecamera sola su un'autostrada che passa, devi poter mettere tante telecamere su ognuna delle macchine, no? Che passano su questa autostrada. La gente che, diciamo, fa girare le applicazioni in questi data center nel cloud semplicemente aggiungono un pezzettino del nostro software, e questo software illumina tutto e permette di raccogliere questi dati, li raccogliamo in maniera centralizzata nel cloud e poi forniamo un sacco di funzionalità di cybersicurezza per queste aziende. Il vostro cliente è la grande azienda che fa girare le applicazioni su AWS e simili? Di solito le grandi aziende, Okay. o grandi aziende o comunque entità governative. I nostri clienti sono Fortune 2000, governi. E quanti clienti avete in tutto? Non ti so dire il numero esatto, ma diverse centinaia, penso che siamo intorno ai 500. Parliamo di più di 100 milioni di fatturato a fronte di magari 1000 clienti. Il singolo cliente pesa tantissimo sul bilancio. Certamente, per noi un cliente tipo, diciamo che
che è sulle centinaia di migliaia di dollari di revenue ricorrenti all'anno, però abbiamo molti clienti che sono nei milioni, alcuni anche nelle decine di milioni di revenue ricorrenti all'anno. Come lo chiudi un cliente da 10 milioni all'anno? C'è tutta una struttura, no? È abbastanza standard nel software enterprise, che va dal avere un'infrastruttura di marketing che ti permetta di raggiungere le persone giuste nelle aziende, quindi noi stiamo parlando di software che viene venduto a grosse aziende, il marketing è targetizzato, è basato su aree geografiche globali a livello mondiale, quindi abbiamo un team in Asia, abbiamo un team in Europa, abbiamo un team in America che poi hanno sottoteam a diversi livelli, c'è il bottom up, quindi il personale tecnico lo targetizzi con il tuo open source e quindi questi sono quelli che usano il tuo software open source, conoscono il tuo brand eccetera eccetera, gradualmente lo spingono su per farlo adottare dalla loro azienda, ma c'è anche il top down, no? Devi andare a parlare con il CIO, il CISO, leader tecnici, leader di cyber security che tutte queste aziende hanno, devi essere conosciuto da loro. Di solito per noi comunque una campagna di vendita dura come minimo molti mesi, in alcuni casi anche anni, e coinvolge anche all'interno di CISIG. Io è raro che magari si chiuda un cliente nuovo che non passi anche da me personalmente come fondatore dell'azienda. Come mai avete deciso di raccogliere capitali? Se la tua prima esperienza è bootstrappato, avrei pensato bootstrappo di nuovo. No, avete raccolto un sacco di capitali. Ho fatto esattamente l'opposto, proprio perché ho capito le limitazioni del bootstrappare e anche il tetto, no, che raggiunge a un certo punto. Quindi io sapevo che la prima azienda, quando l'ho venduta, sapevo che la scelta era o venderla o tirare su capitale, e avrei potuto arrivare io a quei 100 milioni con cui sono arrivato con gli altri, però la prima volta ho deciso di incassare perché comunque, come abbiamo detto, era una cifra considerevole, soprattutto nella maniera in cui abbiamo spartito. Ti porti a casa la tranquillità economica per fare quello che vuoi per il resto della tua vita, ti porti a casa il brand che hai creato su te stesso e la credibilità che hai creato avendo fatto una exit di software enterprise, certo. E poi l'idea è ricominci la seconda volta, ma ricominci con premesse diverse. Questa volta cerchiamo di fare una cosa che invece di generare qualche milione di capitale e essere venduta a qualche decina di milioni, può generare potenzialmente miliardi. E la quota in borsa. E la quota in borsa, esattamente. Quella è diventata l'ambizione, vediamo se posso farcela fare un percorso di questo tipo. Beh, mi sembri che ci siamo quasi, perché alla valutazione del 2021, se non sbaglio, eravate già a 2 miliardi e mezzo di valutazione, i numeri sono aumentati drasticamente dal 2021. Sì, in realtà è anche cambiato drasticamente il mondo intorno a noi. 2020-2021 sono gli anni in cui c'è state un po' le ultravalutazioni. Il meccanismo adesso è devi eseguire, far crescere la tua azienda in modo da raggiungere la massa critica per andare in borsa e giustificare le valutazioni che hai preso qualche anno fa. D'altro canto, il vostro business ha marginalità altissime, suppongo. Esatto, sì. Fatturare 100 milioni a queste marginalità è giustificatissimo a valere miliardi. Software enterprise, soprattutto software SaaS, anche perché sono tutte vendite ricorrenti al giorno d'oggi, quindi i multipli tendono a essere molto generosi. Voi comunque, anche se molto particolare, siete un SaaS B2B, si potrebbe dire. Assolutamente. Per chi non lo sa, i moltiplicatori più alti in assoluto sono dei SaaS B2B. Normalmente, esatto, proprio perché sono business che tendono a essere ricorrenti e molto molto profittevoli. E quindi... Voi siete solamente 600 persone in tutto? Circa, sì. Parliamo sì. di un utile per dipendente fenomenale. Sì, col problema che ovviamente tutto il nostro personale è personale tecnico, quindi estremamente ben pagato. Sì. Qual è stato il o i momenti in cui invece le cose non andavano bene? Ti sei detto, cazzo, qua c'è un problema? Oggi? Non voglio dire, è costante. In generale, tu guardi la mia storia dall'esterno e vedi un'azienda che è partita non dal mio garage ma dal mio giardino 10 anni fa e adesso genera ricavi ricorrenti di milioni e milioni. In realtà è un problema continuo, è un mercato ultra competitivo, innovativo, cambi di direzione da fare, ne abbiamo fatti diversi comunque sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista strategico. Devi costantemente essere sia in attacco che in difesa, essendo queste aree di mercato come le nostre dove si fatturano somme grosse e ci sono possibilità di outcome, anche moltiplicatori come dicevamo prima grossi. La competizione è sfrenata, la necessità di investire in ricerca e sviluppo è sfrenata costantemente, non ti fermi mai, c'è pressione costante sul tuo prodotto, sull'innovazione e ovviamente c'è anche finanziamenti enormi all'interno della nostra industria, quindi gioco forza, no? Tirare su capitali ingenti perché altrimenti non puoi neanche entrare a far parte del gioco e questo ovviamente crea delle pressioni enormi su te, la crescita non è mai sufficiente, il prodotto non è mai arrivato, non è come una cosa che dici faccio prodotto per 3 anni e poi lo vendo, no, sei sempre in qui si fa prodotto costantemente e se non fai così dopo 6 mesi sei già sovrainnovato da qualcuno. Divisione tecnica vendite, come siamo? 50-50? Grosso modo sì, probabilmente siamo ancora in una fase dove siamo più pesantemente tecnici che di vendita, sì. Parlare con Loris è stato illuminante, mi ha spiegato in maniera semplice e chiara una strategia che non avevo mai considerato, anche perché io non sono un tecnico, ma se lo fossi sarebbe
sarebbe sicuramente la mia prima scelta. Fatemi sapere quali altri imprenditori vorreste vedere sul canale. Scrivetemelo in un commento e iscrivetevi per non perdervi tutte le altre interviste che ho fatto in California.